Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, la Citroën 2 cavalli Charleston. È un'edizione De Agostini, l'uscita è la numero 76 e la scala del modello è in 1:8. Prima di tutto ringrazio volutamente e doverosamente tutti i miei iscritti per le visualizzazioni. Come vi ho anticipato nel video unboxing, sono arrivato a oltre 1 milione di visualizzazioni totali. Adesso scatta l'applauso, fuochi d'artificio di tutto ragazzi, ma chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto? Io no di sicuro, no di certo, e questo è solo merito vostro. Quindi di questo vi volevo ringraziare sinceramente. Alle persone invece che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, dico questo: ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. In questa fase di montaggio andremo a prendere il volante che troviamo in questa uscita insieme al supporto del piantone dello sterzo che ha all'interno l'interruttore per attivare le luci. Allora, attenzione perché questo è puramente estetico, quindi finto, mentre quello funzionale è questo. Io vi dissi nel video unboxing che le luci andavano attivate per pressione, sentite il click. Qui invece ci fanno sapere questo: l'interruttore delle luci si attiva ruotando la leva, quindi fai molta attenzione a non forzarla. Ci dicono che si attiva girando semplicemente questo. Io sinceramente ho i miei dubbi perché non sento nessun meccanismo, rumore di contatto all'interno, mentre così sento l'interruttore. Vedremo poi quando sarà funzionale. Poi volevo anche scusarmi perché quando vi ho fatto vedere tutto quello che avevo montato fino al numero 75 ho dimenticato un piccolissimo particolare, semplicemente la carrozzeria esterna, la scocca, questa parte più grande, scusatemi, eccola qua. Bene, la prima cosa che sono andato a fare ovviamente è a prendermi questo pezzo qui, e che è il piantone dello sterzo, la parte metallica che ho trovato nell'uscita numero 76, ci servirà anche ovviamente il cruscotto. Però vi volevo far notare una cosa importantissima, guardate ragazzi, fate molta attenzione perché questa parte qui, che è metallica, questa che vedete cromata, si inserisce qua all'interno, però vi consiglio di controllare perfettamente bene la chiusura, altrimenti metteteci un collante. Adesso vi faccio capire meglio. Guardate, quando ci sono questi scatolati, ve lo faccio vedere più da vicino, quando ci sono queste parti così piccole, dove abbiamo una parte attaccata unica dello stampo e poi questa copertura, vedete, sopra che tiene l'interruttore all'interno con la leva, succede facilmente che si possano aprire le parti. Guardate, ecco qui, vedete? Va bene, non andrò a togliere ovviamente tutto, però come vi dicevo, loro dicono che basterà ruotare la leva, ma non credo assolutamente che questo sia veritiero, in quanto in fondo, eccolo lì, c'è l'interruttore, lo vedete? Che a pressione si attiva.
quindi funzionerà a pressione la luce dei fanali e non a rotazione. Quindi io andrò poi a inserire questo nuovamente qui, ovviamente, e andrò a chiuderlo con del bicomponente epossilico. Ovviamente non devo andare a farlo entrare all'interno, e quindi questo mi garantirà la funzionalità corretta. Intanto adesso vi faccio vedere il montaggio. Poi guardate, quando andrete a inserire questo all'interno sarà abbastanza duro, non deve essere assolutamente duro. Voi capirete che più duro è il movimento di questo perno metallico all'interno qui della parte in plastica, più duro sarà per voi poi, anche se non ci dobbiamo giocare, andare a cercare di muovere le ruote anteriori, di farle ruotare, sterzare, soprattutto considerando che secondo me è stato un errore andare a riprodurre il volante in plastica in un modello così pesante. Andava fatto sicuramente in metallo, così come vi ho già detto nel video unboxing è stato fatto per la Lancia Stratos che sto costruendo, che sto montando. Quindi ecco, vedete, si è staccato da solo, non si è rotto, non è nulla di rotto, si è solo staccato dal collante. E infatti, ancora una volta vi faccio notare, aspettate, che l'accensione è determinata dalla pressione di questa parte qui sull'interruttore e non per rotazione come dicono loro. Sarebbe stato bello, ma non è così. Adesso fate finta che questo sia attaccato, ripeto, non si è rotto nulla, si è semplicemente dissaldato, scollato, ecco. Quindi vi stavo dicendo, guardate come è libero di ruotare il mio, vedete? Io sono andato con una piccola lima a consumare le due parti qui, dove c'è lo stampo che è chiuso per produrre questo pezzo. Non deve avere gioco all'interno, ma deve entrare in maniera perfetta, ma essere libero di ruotare. Ecco qua, vedete? Ed è così che dovrà essere anche il vostro. Diversamente farete una fatica terribile quando andrete a provare a sterzare le vostre ruote del modello. Poi si inserisce questo perno nell'unica posizione possibile, perché abbiamo una mezzaluna. Io poi andrò a mettere della colla anche qui, sempre bicomponente, non usate l'attack, mi raccomando. Ecco, però vi ricordo che questo è in plastica. Quando andrete a girare le vostre ruote, ascoltate Michele, usate questa flangia qua. Non usate questa, e se lo farete abbiate molta attenzione e cura nel fare questo movimento per evitare rotture. Stavo guardando, ma ok, bene, adesso che vi ho fatto vedere tutto, qual è l'intervento appunto che vi consiglio, prendiamo il cruscotto, qui abbiamo uno scasso e qui abbiamo questo segmento. Facciamo semplicemente così. Attenzione a questa leva che è finta, se la urtate facilmente la danneggerete. Inserisco questo qui. Ecco qua. E il montaggio è terminato. Adesso vedrete che nel prossimo video, che è il numero 77, che vado subito a preparare adesso, troverete questa parte nuovamente inserita all'interno e incollata debitamente. Guardate che bello. Vedete com'è libero di girare?
Ma attenzione, non esagerate a consumare le parti, se vedete che poi alla fine, una volta che con la lima avrete fatto quello che vi ho fatto vedere, fate questo lavoro qui, guardate. Inserite questo all'interno e fate più volte questo lavoro. Avanti e indietro, avanti e indietro. Vedrete che la plastica comincerà a consumarsi e quando sarà perfettamente inserito e non ci deve essere alcun gioco, vi fermerete lì e avrete risolto tutto. Bene. Questo lo vado a rimontare così posso fare la foto per la copertina, quella che poi dovrebbe determinare la scelta di voi tutti per andare ad aprire nel canale la foto e guardare il video. Ecco qua, video terminato. Questo è il modello preassemblato, ovviamente non va messo nulla di quello che ho messo io, la porta, il cofano anteriore, la scocca non va messa, però vi volevo dare un'idea meravigliosa di quello che in realtà rappresenta poi alla fine questo modellino che secondo me è stato riprodotto in maniera splendida. Purtroppo ci sono delle lacune, quali possono essere, che potevano essere colmate, la riproduzione di questo particolare in plastica e altre cose, ma niente di grave. Ci ricordiamo sempre che è un modello statico, non è dinamico, anche se si muove qualche parte, che è funzionale, ma è un modello destinato ad arricchire parte del nostro arredamento, della nostra casa, semplicemente per la sua bellezza estetica e la sua corretta riproduzione rispetto a quello che è l'originale. E io sono molto contento del lavoro che ha fatto la De Agostini. Bene ragazzi, vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi, un grande abbraccio, un saluto a tutti i vostri più cari. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando non mancate perché vado subito a preparare le uscite che avete visto nell'unboxing. Ciao a tutti!